ma l'hanno compreso, l'hanno capito. Vuoi dire qualche cosa prima di vedere se ci sono delle domande? Like to tell us something before I ask for say questions? Feeling shy now. Ok, allora io vi vorrei chiedere se questo è ispirato a una storia vera, se da dove vi è venuta l'idea, soprattutto la risoluzione del problema. Is this short film based on a true story, or how do you get the inspiration? Most of all, I mean, about the solution of the problem. How did you get that idea? Is it true? Tell us more about the story. Okay, well, a friend of mine had the hiccups for about 3 days. Allora, c'è stato un suo amico che ha sofferto di singhiozzo per circa 3 giorni. So his wife kicked him out of bed. E la moglie l'ha cacciato dal letto perché dava fastidio. And he's a friend who I like to speak with on the phone, and so when we were talking on the phone, he was hiccuping as we were talking. E siccome è un amico, ci sentivamo spesso al telefono e mentre ci parlavamo per telefono mi faceva sempre sto singhiozzo anche al telefono. And I became very afraid for my friend because I thought, I started looking on Google to see like what's the longest time that somebody has had the hiccups. E io appunto temevo per la salute del mio amico perché ho cominciato anche a documentare, a vedere un po' su internet qual è il periodo più lungo per cui un singhiozzo può persistere. Because for me it's kind of a state that's very claustrophobic, or there's some sense of the feeling of not being able to control your body, which I found very, very disturbing. Perché per me appunto è una condizione che mi dà un po' di claustrofobia, ma soprattutto il senso di non avere controllo sul proprio corpo, cosa abbastanza noiosa. So that was the second half of the story. The first half of the story is that I met this actor who you saw, who's called Ronnie Mazumdar, and comunque questa è la seconda parte della storia. La prima parte della storia è che ho incontrato questo attore, Ronnie Mazumdar, quello che fa il tizio con singhiozzo. And we got along really well, and he said, Kartik, why don't we make a film together? E siccome ci siamo intesi molto bene, lui mi ha proposto di fare un film insieme. So I got to thinking about what I could do with him, and I knew that he was from Calcutta, and that he speaks fluent Bengali. E mi sono domandato cosa fare con lui. Sapevo che lui è di Calcutta e quindi parla bengali, ovviamente. And it reminded me of an old subject that I've always wanted to talk about, which is the rose cellars. I live in Paris, and we have lots of rose cellars in Paris. Also here in Florence, I've noticed that there are many rose cellars who are often ignored by one and all. E allora mi fece venire in mente un soggetto che avevo sempre tenuto da parte, che avrei sempre voluto rendere in forma cinematografica, ovvero i venditori di rose. Kartik vive a Parigi, ce ne sono tantissimi, ma si è reso conto che ce ne sono tanti anche qua, ignorati praticamente da tutti. So I just felt that there was some kind of commonality between the experience of an immigrant who is not at all in control of his own destiny, and this experience of having the hiccups where also you're not in control. E quindi ho percepito un qualcosa che accomunava l'esperienza di un immigrato che appunto non ha controllo sul proprio destino e quella di una persona colta, afflitta dal singhiozzo, che è appunto un disturbo che non riesce a controllare il proprio corpo. Ci sono delle domande per Kartik? Ecco, c'è una domanda lì. Sì, buonasera. Una domanda a risposta veloce per entrambi i registi, possibilmente. Mi immagino che loro, oltre che cortometraggi, facciano anche lungometraggi, anche se a volte è un problema di costi, probabilmente. Volevo sapere se hanno una durata preferita del loro racconto cinematografico. Che ne so, mezz'ora, un'ora, un'ora e mezzo, 2 ore. So he wonders, when you make short films, maybe you also make long films, although most of the time there's a budget available to make short films. And if you do, which is the length you prefer for a film? Half an hour, 2 hours, whatever. For both of you, that's the question. Okay.
Well, I once heard a producer in France called Marine Karmitz, who's a very well-known and successful producer, who said that the ideal length of a film is 1 hour and 45 minutes. Una volta una produttrice francese, Marie Karmitz, che è abbastanza conosciuta nell'ambiente, ha detto che la durata ideale di un film è 1 ora e 45. And I would agree with that. That said, we make short films, we make feature films, we make films based on the money that we have, and also short films allow us the opportunity to work when we have not yet financed or found the financing for our films, of course. Beh, detto questo, facciamo cortometraggi, lungometraggi, mediometraggi, dipende anche dai soldi, dal budget che abbiamo a disposizione. I film, i corti ci consentono di lavorare anche quando non abbiamo tanto budget, magari ci consentono anche di usarli anche per raccogliere fondi. But in fact, what the short film offers, because it doesn't have any financial consequences to it in terms of a box office, what it gives you is the ability to tell stories maybe in a more poetic way. Ma siccome appunto diciamo che il vantaggio dei corti è siccome non hanno poi obblighi in qualche modo, implicazioni di botteghino, cioè non è che poi devono per forza fare chissà cosa di soldi, e quindi ti consentono di narrare storie in modo forse più poetico. And so you can actually get to some of the things that many of the past masters used to do in short films, which is really let the images speak rather than needing stars and a budget and clever dialogues. You can use really what the cinema does the best. E quindi ti consentono di utilizzare quello che al cinema quello che nel cinema può essere reso al meglio, come facevano anche i grandi maestri, cioè le immagini, far parlare le immagini senza dover appunto troppo preoccuparsi di lunghe storie, così ti consentono un altro stile. So I hope to always make short films, even if I'm making features. I hope to always come back and make shorts. Quindi anche se faccio lungometraggi, penso che sia sempre importante tornare a fare corti, e sempre lo farò. Okay, I think really it just depends on the type of film, the type of story that you're wanting to tell. It will really depend on the nature of the film. I mean, it doesn't really matter whether it's a short or a feature or a documentary, but like I said, it really depends on the story that you want to tell. Sometimes, you know, making a film which is 15 minutes and then maybe that's not enough in order to tell the story fully. Some films, you know, as you see, maybe technically they're good, but the story is half-baked. So you want to make sure that whatever you make, it is fully baked. But like I said, it just really depends on what you're wanting to say with the film. And also, if I could just say that short films are great. I mean, it's a gateway to making feature films. You only learn by doing. So this is it. Beh, devo dire che fondamentalmente dipende dalla storia che si vuole narrare, e quindi può richiedere un certo tempo piuttosto che un altro. Certe volte magari ti rendi conto che una storia raccontata in 15 minuti non l'hai finita, come dice lei, è cotta a metà, e invece ha bisogno di cuocere di più, di continuare per più tempo. E quindi fondamentalmente è questo, l'esigenza di raccontare una storia determina anche la durata. E detto questo, i corti sono anche un'ottima, diciamo, palestra, perché ti consentono di lavorare, di continuare, di girare. Ci sono altre domande? Sì, c'è una domanda qui. Both in short questions for both of you, for Laila. I couldn't help but not to think of Salam Bombay. And I mean, we have a lot of scenes, but this one was like in my mind, so it was a kind of homage on this film. La domanda è per Laila e dice: la signora che vedendo questo corto non ha potuto fare a meno di pensare a Salam Bombay, e quindi si domandava se per caso non ci fosse anche un intento di rendere omaggio a questo film. Salam Bombay was the first film? Yes. È il primo film di Miranai, bellissimo, non lo dico perché non so, del 98, quindi il primo film di Miranai, il primo film della sceneggiatrice Sunita Raporevala. C'è anche il fan, he does a voiceover. Yes. No, he's there. Sì, infatti c'è
He's writing the letters, you're trying to He's a narrator, yeah. Esatto. E quindi ed è un film bellissimo. Yes, Salam Bye, I think there's no need to translate for the Indian audience. Yeah. Anyway, Same times. it's just that, and there's also Irfan Khan who has a voice-over role in that. Yeah, right? Okay, just to answer your question, it wasn't really a homage to any film. The reason behind making Six Cup Chai was because during my visit to India, I experienced that a lot of children were forced to work rather than, study. They were forced to work to help support their families. And I feel so strongly about an issue, when it comes to education. I think it's a global issue. It's not just in India. Every child has a right to primary education. I think no child should be out on the street working, doing, whether it's hard labor or just making cups of tea. I think every child's place is in the classroom, behind, with books. So this is it. Like I said, I just felt so strongly about it. So I thought, why not make a film on this? Cinema is such a great medium. You can use it as a tool for informing and educating, the world. So and then also it looks into child labour as well. So this is the purpose behind Six Cup Chai. No, devo dire che in realtà l'intento non era quello di rendere omaggio a Salam Bombay o a nessun altro film, l'intento era piuttosto quello di far emergere, di portare l'attenzione sul problema del lavoro minorile, cioè a mio avviso, tornando in India ho notato quanti bambini ancora invece che essere a scuola sono per strada a lavorare e non è neppure un problema soltanto indiano, purtroppo è un problema a livello globale e io ritengo che sul posto di un bambino sia in classe con i libri e mai a lavorare e né lavori pesanti né lavori leggeri, anche portare in giro i bicchierini con te non va bene e quindi siccome il cinema è un grande mezzo anche per diffondere messaggi, lanciare messaggi, coinvolgere, ho pensato appunto, visto che è una questione che mi sta molto a cuore, ho pensato che potesse essere utile diffondere, trasmetterla anche attraverso questo piccolo film. C'era un'altra domanda per Kartik? Thank you also for your film. I have a friend who has the hiccups on a permanent basis, several times a day, but not that intensive, but it works. But I was really happy to see the rose flower. So my question would be, are you planning a longer film dedicated to the rose sellers? Because I was really very excited to get that more from that background, like one of the silent stories we never think about, but wherever I go, I see them actually. It's not like they are not present. I see them all over, and I'm always wondering, how do they survive? Is this the only thing they are doing to survive, to fight on every day? So are you planning to do something more on that? That would be very interesting. Thank you. Dunque, innanzitutto diceva che in effetti ha un amico che è afflitto da una forma cronica, praticamente di singhiozzo, meno frequente ma persistente. Comunque, a parte questo caso tragico, voleva sapere se per caso Kartik ha in mente di fare anche un lungometraggio sui venditori di rose, perché è una popolazione, diciamo, che abita le strade di tutto il mondo e che la signora si domanda ma come possono sopravvivere se quella è veramente l'unica attività redditizia che hanno e si domanda come mai questo popolo di venditori di rose che esiste dappertutto ancora non se ne parla, non è mai stato fatto niente su di loro, quindi ha apprezzato molto questo lavoro. Thank you, and I'm sorry for your friend. Spiace moltissimo per il suo amico. Yes, I am, and this character is very dear to my heart, and these types of characters, something that's very important for me is to show characters that we don't usually see in the cinema. Sì, devo dire che questo personaggio mi sta molto molto a cuore e penso che una cosa che amo fare, che penso sia giusto fare, è mostrare personaggi che non si vedono spesso nei film. These kinds of invisible people in society, I feel somehow a kind of a duty also toward telling these stories, because story of boy meets girl in a very sort of conventional way, or other things that sort of people that rob a bank. There are plenty of films like that, and I don't think we need any more of those films.
Appunto, questi personaggi invisibili nella nostra società, io mi sento quasi il dovere di farli diventare visibili attraverso i miei film, perché appunto di storie d'amore, di rapina in banca, queste appunto ne abbiamo viste tante e poi tante che forse non ce n'è più bisogno. So yes, the answer is yes, I am, and I'm working on the script. So maybe I can send it to you, Salvaja, and you can see it one day. You know, we'll see. So thank you. Sì, ci sta lavorando la sceneggiatura e chissà che magari poi non mandi il film a Selvaggio, magari vedremo ancora. And we can invite all of the rose sellers of Florence. Sì, che bello, yes! Potremmo fare una serata invitando tutti i venditori di rose. Ci sono altre domande per Kartik? Sì, c'è una domanda lì. Certo. Per Laila una domanda, però oltre alla questione del lavoro. Può alzare? Non la sentiamo. Oltre il punto del lavoro minorile che lei ha sollevato, la ringraziamo, Bisogna che le si tenga il microfono. Oltre il tema del lavoro minorile, volevo capire se c'era comunque un punto sul senso di colpa, sul senso del peccato, l'accelerazione di come questo avviene e che trasforma la scena, o l'ho visto io, e poi mi ricordo di aver parlato con una ragazza di Bangalore Lungo che mi ha detto che lei era vissuta senza il senso di colpa e che quindi non capiva noi europei perché fossimo conciati in un determinato modo. Il tema è forte e grosso, lo so, nella mia ignoranza, però nell'interrogativo che voglio porre questo interrogativo. Okay, so the question is about a sense of guilt. So is that something that is she's very keen on, she's very interested in, and she kind of related your film to that kind of feeling, the sense of guilt and sin. And she once had a long talk with a girl from Bangalore, and she said that she had no idea of the sense of guilt, it's something she related this guilt belongs more to the Europeans and not to her culture. That's what she told her. So could you tell us? Was this actually about the box that he takes? Fa riferimento chiaramente all'astuccio che lui prende, no? Certo, l'astuccio, la corsa, no? Il tempo che cambia, Sì, un attimo del percorso. The moment he gets the box, he starts running, so there's also a change in time, in rhythm in the film. Yes. It's interesting that obviously this young lady over there asked the question about the sense of guilt in the box. Someone else had asked me that question. The thing is, I use this, for a particular reason. Of course, the box is it's a very important symbol in the film because it highlights in a very subtle way about education and the fact that the boy has that inclination to learn. Although, he lives and works in a slum. He's a slum boy, but somewhere deep down, he has that inclination to learn. He wants to be in school. I think in the beginning of the film, if you see when the boy is walking past the school kids, that was also done for a reason. That was also like just a contrast of two different worlds. Whereas he should be with them, but in fact he's not. So that sense of guilt, the thing is really, yes, I know it's, one would, pinpoint on that, but the thing is for him, it was just something that he saw, and he didn't even know that it was a geometry box. He was quite intrigued by what he saw, so he picked it up, and you see at the end of the film, how he smells the rubber, and how he plays with everything so intricately. So this was all done aesthetically, but also for a reason. Yeah. Sì, allora, per quanto riguarda proprio quella scena lì, in realtà questa domanda gli è già stata posta in altre discussioni, però appunto diciamo che il suo intento, capisce bene quello che intende per questo senso di colpa di aver preso questa astuccio, ma in realtà l'intento era più quello, appunto, si rifaceva più al discorso che facevamo prima, ovvero al discorso dell'istruzione e dell'educazione, cioè questo da parte di questo bambino costretto a lavorare ci sarebbe invece un desiderio, un'inclinazione ad apprendere. Anche un altro momento importante del film è quando appunto lui passa davanti ai bambini che escono da scuola, perché quello era il luogo dove lui doveva essere, anziché stare per strada a vendere il tè. E
poi anche da ultimo, quando lui la sera tira fuori questo astuccetto e usa la gomma e gioca, si capisce che c'è anche lì un riferimento a questa, diciamo, istruzione negata al quale però il bambino aspira. Quindi era forse più questa il significato. Un'ultima domanda, se c'è? Last question, C'era qualcuno lì che voleva... Sì, infatti mi ricordo, c'è il signore lì che voleva fare una domanda, se può alzare la mano così. Okay, I like both movies, and I appreciate the work on invisible people since it's a part of my anthropological work. So I would just like to, I know the work done by Kartik, so we have been meeting here since a few years now, and okay, they are invisible, but okay, I'm here and I'm one of those who are meeting Bangladeshi people all around. Yes, in the school, I meet their children. In the afternoon, in the language courses, I meet their parents, and they're mainly role sellers. But many of them, even maybe more invisible, are those who are not getting out in the street, but working in other sectors. So, beside this, I would like just to ask about the rest of the cast, and especially about the girl, the lady's daughter. Thank you. Allora, apprezzo molto il film di Kartik, che ha già visto anche negli anni scorsi, e si domandava appunto, è vero che sono personaggi invisibili, anche se lui ne conosce un po', perché sono quelli che frequentano, anche alcuni bambini che frequentano la sua scuola, sono figli di venditori di rose. Comunque, a parte questi appunto personaggi invisibili nella società, però voleva sapere qualcosa di più anche riguardo agli altri personaggi, tipo per esempio la ragazzina, la figlia della signora, Thank you. Good to see you. So everybody in the film is an actor. So there are no amateurs, just normal people. Everybody's an actor. Allora, tutti quelli che sono nel film, precisa, sono attori, non sono né dilettanti né presi per strada, sono attori veri e propri. You may have recognized Mahira, who plays the woman who kisses Rani at the end, because she was in Hank and Asha, which was just before. We were very lucky to get her. Forse ha riconosciuto Mahira, che era in Hank and Asha, il corto che è passato prima del suo, abbiamo avuto la sua fortuna a vederla. In fact, I was delighted that Salvaggio programmed it so that Hank and Asha came right before. That was wonderful. E devo dire che su questo ringrazio, è stata una scelta splendida nel programmarli così, ma dopo la stessa attrice. So I shot in New York, and in New York there's an abundance of great actors. Ho girato a New York dove c'è una gran quantità di attori fantastici. In fact, there's a 3-shot where you see Ronnie flanked by 2 other actors. Both of them, either of them are good enough to play leading roles in films. So I felt very lucky that even with sort of, secondary roles, that I had really strong performances. Appunto c'è una scena per esempio dove lui è con gli altri venditori e sono tutte persone veramente bravissime, ottimi attori, per cui anche in qualsiasi scena le loro performance sono... And there's only one exception to what I'm saying, which is the little girl. The little girl is my brother's daughter. Yes. Allora, l'unica eccezione è la ragazzina che è la sua nipotina, figlia del fratello. Yes, that's right. And actually, I take a lot of joy, and this is the first time that I've done this with a family member. And actually, I would like to also put my mother and my father in a film. And I'm going to be shooting something in February, and I'm trying to bring my mom